Ciao a tutti! Allora, non so perché ho sempre problemi con la disposizione delle cose sullo schermo. Va bene. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buonasera oppure buongiorno. Ben ritrovati. Siamo arrivati all'incontro numero 5. Questo vuol dire che sono 5 settimane che stiamo facendo questo gruppo di studio. Molto bene. Allora, sembra aver smesso di piovere qui a Roma, e è abbastanza luminoso fuori. Ho l'impressione che le giornate si stiano un po' allungando. Speriamo che il sole resti anche domani. Allora, prima di iniziare con le nostre cose, vi ricordo che quando finirà il, periodo delle Olimpiadi, quindi la settimana prossima, inizierà Sanremo, il Festival di Sanremo. Vogliamo fare qualcosa per Sanremo? Non lo so, vediamo. Intanto io lo dico, poi io ci penso, pensateci anche voi e poi ci riaggiorniamo. Va bene? Allora, io direi di iniziare con l'email del giorno, che è questa qui, da parte di Liz, che ci scrive: "Cara Lucrezia, non è una parola che ricordo, è una canzone. Una canzone italiana che mi riporta immediatamente a uno dei miei primissimi viaggi in Italia. Mio marito e io eravamo a Montefalco, in Umbria, e abbiamo prenotato un tour in bicicletta con una persona del posto di nome Daniel. Ci siamo incontrati a casa sua, dove ha tirato fuori 3 biciclette e, con naturalezza, un piccolo altoparlante. Poi mi ha chiesto: "Che canzone ti piace?" La prima che mi è venuta in mente è stata "Più bella cosa" di Eros Ramazzotti. Sono cresciuta ascoltandolo cantare in spagnolo. Daniel ha alzato il volume al massimo, è salito in bici, ha premuto play e ha gridato: "Andiamo!" Ricordo ancora il vento tra i capelli, il sole sul viso e la musica che partiva mentre scendevamo veloci. Chitarre elettriche, batteria, le colline umbre verdi e ondulate, girasoli giallo acceso e piccoli borghi arroccati sulle colline. Sembrava irreale, surreale. Ancora oggi quella canzone mi riporta immediatamente a quel momento e ogni volta che la ascolto mi ricorda che l'Italia è davvero la cosa più bella e che non vedo l'ora di tornarci. A presto, Liz. Grazie mille Liz per aver condiviso con noi questo tuo ricordo. Quindi oggi abbiamo condiviso il ricordo di questa esperienza, di questa canzone. Se avete voglia di condividere anche voi un episodio così, oppure come dicevamo le scorse volte, una parola, abbiamo visto che Orazio e Nadia hanno condiviso con noi le loro parole che caratterizzano il loro rapporto con la lingua italiana. Oggi Liz ci ha raccontato di un episodio legato a una canzone. Se avete voglia di condividere una cosa così,
potete scrivere un'email a questo indirizzo che trovate qui sullo schermo. Mi raccomando, l'oggetto, presentazione diretta e sentitevi liberi di raccontare. Va bene? Allora, perfetto. Allora rimetterei, la chat alla fine, così vediamo se ci sono domande e a questo punto inizierei con la presentazione. Perché vediamo se c'è sì, eccoci. Allora, oggi quinto incontro e scusate oggi ho un po' di raspino in gola, non mi va via. Allora, oggi quinto incontro, quindi capitolo 5 della videogrammatica. Oggi facciamo il punto su l'argomento del presente indicativo. Va bene? Allora, oggi ripassiamo il presente indicativo sia dal punto di vista degli usi, quindi quando usiamo il presente indicativo, sia dal punto di vista delle coniugazioni. Va bene? Allora, iniziamo con gli usi. Alcuni sono abbastanza facili e sono condivisi anche con altre lingue, altri invece sono un po' particolari, gli ultimi 2, quindi ho pensato che parlarne fosse interessante. Allora, usiamo il presente indicativo per le azioni al presente. Ora parlo. In questo momento spiego. Voi guardate la diretta. Voi ascoltate quello che dico. Sono azioni che si svolgono, che accadono in questo momento. Il presente. Il momento che viviamo. Usiamo il presente indicativo anche per esprimere delle routine, quindi delle azioni regolari. Vado in ufficio alle 8:30. Faccio colazione alle 8. Quindi delle azioni ripetute con regolarità. Usiamo il presente indicativo anche per dire delle informazioni che sono sempre vere. Per esempio, l'acqua bolle a 100 gradi. È un'informazione sempre vera. Il giorno di Natale è il 25 dicembre. Anche questa è un'informazione che non cambia. Oppure Roma è in Italia. Roma si trova in Italia. È un'informazione che non cambia. Quindi informazioni sempre vere al presente indicativo. Un altro uso molto interessante che forse conoscete, avete sentito, se guardate contenuti divulgativi sulla storia, per esempio. Se ascoltate dei podcast che raccontano la storia, oppure se guardate dei documentari sulla storia, probabilmente avete sentito i verbi al presente. Perché? Questo è un uso tipico per
raccontare dei fatti storici, quindi si chiama presente storico. Se parliamo di fatti storici, quindi fatti passati, molto passati, ma per rendere la narrazione interessante, coinvolgente, usiamo il presente storico. Quindi per permettere a chi ascolta di essere presente nella narrazione, per avvicinare la storia in qualche modo. Infatti, una delle domande che ho ricevuto, sotto ai video della serie "Come nasce l'italiano?" è stata: "Perché dici nasce al presente? Perché non usi il passato remoto?" Questo è il motivo, perché uso il presente storico. Per esempio, anche se so che molti di voi ascoltano i contenuti, i podcast, i video del prof Barbero di storia e lui usa molto spesso il presente storico quando racconta. Quindi fateci caso la prossima volta che ascoltate dei racconti, dei contenuti storici. Poi un altro uso del presente un po' particolare è che lo usiamo per parlare del futuro. Quindi, se dico: "Domani vado al mare." Il verbo è al presente, vado, però non sto parlando del presente, sto parlando del futuro, perché dico domani. Quindi usando un avverbio di tempo per il futuro, possiamo usare il presente per parlare del futuro. Attenzione però, perché questo uso è informale. Conversazione colloquiale. Va bene? È molto, molto informale. Questo lo devo dire. Va bene? Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Tutti i casi presentati esistono anche nella lingua spagnola. Benissimo, così è più facile. Anche in tedesco. Perfetto. Qualcuno non direbbe: "Domani andrò a fare un'escursione?" Certo, sì, con il futuro è corretto. Però è anche comune dire: "Domani vado a fare un'escursione." Però, la frase corretta sarebbe: "Domani andrò a fare un'escursione", con il futuro, certamente. Uhm La frase "studio l'italiano da 24 anni" è un esempio di presente storico? No, non è un esempio di presente storico. Questo è un esempio di una frase che esprime un'azione iniziata 24 anni fa che continua ancora oggi. Quindi, diciamo non lo definirei un esempio di presente storico.
Mi sembra che gli italiani parlano molto spesso in questo modo ogni giorno. Okay, mi puoi fare un esempio più specifico di quale uso? A quale uso ti riferisci? Devo usare il futuro semplice quando parlo in modo formale? Sì, è consigliabile usare il futuro quando si parla o si scrive, uhm, in contesti formali, sì. Mi sono accorto che il presente storico lo usiamo a volte anche quando raccontiamo a degli amici fatti accaduti di una certa importanza. Sì, è vero, è vero. Perché appunto aspettate che, sono coperta da eccoci. Sì, è vero perché il presente storico ha la funzione di, uhm, rendere coinvolgente la narrazione, anche se è qualcosa che è accaduto in passato. Quindi sì, è vero. Uhm Sì, esatto. Un esempio potrebbe essere: come nasce la pizza margherita? Esatto. Invece di dire: come nacque, oppure chi inventò la pizza margherita, possiamo dire: come nasce, oppure, in questo caso chi ha inventato con il passato prossimo. Però sì, è un fatto del passato. Benissimo. Allora, andiamo avanti e vediamo ripassiamo le coniugazioni. Abbiamo 3 gruppi di verbi. Abbiamo i verbi che terminano in "are", i verbi che terminano in "ere" e i verbi che terminano in "ire". Questa informazione è vera per tutti i verbi, per tutti, i casi delle coniugazioni. Quindi il presente indicativo è il primo tempo che studiamo, che si studia e quindi c'è questa introduzione ai gruppi di verbi, i gruppi are, ere, ire. Per quanto riguarda la coniugazione dei verbi regolari, queste che vedete sullo schermo sono le coniugazioni, che sono sempre le stesse. Quindi un verbo che termina in "are", al presente indicativo, un verbo regolare, ha sempre le terminazioni o, i, a, iamo, ate, ano. Quindi guardo, guardi, guarda, guardiamo, guardate, guardano. Questo è il verbo guardare. Un altro, verbo che termina in "are", regolare, ballare. Ballo, balli, balla, balliamo, ballate, ballano e così via. I verbi regolari che terminano in "ere" terminano in al presente indicativo o, i, iamo, ete, ono. Quindi sullo schermo leggete la coniugazione del verbo vedere. Vedo, vedi, vede, vediamo, vedete, vedono.
Poi il verbo che termina in ire. Abbiamo dormire, dormo, dormi, dorme, dormiamo, dormite, dormono. Per il presente indicativo abbiamo una sottocategoria del gruppo ire. Verbi come finire, pulire, spedire, punire, eccetera, aggiungono isc alla prima, alla seconda, alla terza singolare e alla terza plurale prima della terminazione. Quindi la coniugazione del verbo finire, che comunque è un verbo regolare, è finisco, finisci, finisce, finiamo, finite, finiscono. Facciamo la coniugazione di pulire. Pulisco, pulisci, pulisce. Puliamo, pulite, puliscono. Va bene? Quindi per facilitare la memorizzazione di questi verbi li mettiamo nella sottocategoria del gruppo ire. Va bene? Quindi questi sono verbi regolari. Tutti i verbi regolari al presente indicativo seguono queste coniugazioni. Va bene? Molto interessante è il gruppo dei verbi che sono del primo gruppo, quindi del gruppo are, delle terminazioni in are. Ma cosa succede? Siccome prima di are c'è la C o la G, quindi abbiamo care, gare, per esempio giocare, cercare, pagare, litigare. Cosa succede? Se osservate le coniugazioni di questi verbi, notate che alla seconda singolare e alla prima plurale aggiungiamo la lettera H prima della terminazione. Quindi la coniugazione del verbo giocare al presente è gioco, giochi, gioca. Giochiamo, giocate, giocano. Quindi sentite che ho aggiunto la H perché serve anche la pronuncia dura. Quindi tu giochi, noi giochiamo. Stessa cosa per cercare. Io cerco, tu cerchi, lui, lei cerca. Noi cerchiamo, voi cercate, loro cercano. E ancora pagare con la G, quindi qui abbiamo il suono duro della G. Pago, paghi, paga. Paghiamo, pagate, pagano. Lo stesso vale per litigare. Io litigo, tu litighi, lui, lei litiga, noi litighiamo, voi litigate, loro litigano. Va bene? Quindi questi sono comunque verbi regolari del gruppo are, però dobbiamo ricordare che a causa della presenza della C e della G prima di are, aggiungiamo la lettera H a tu e noi, alle coniugazioni per la seconda persona singolare, tu, e la prima persona plurale,
noi. Va bene? Vi vengono in mente altri verbi che terminano in care, gare? Oltre a questi che, vediamo qui sullo schermo? Vediamo se qualcuno ci fa degli esempi. Non ho mai imparato i verbi in care, gare, li aggiungo al mio quaderno. Sì, li trovi anche nella spiegazione del mio libro. Quindi sono in una tabella. Indicare, perfetto. Benissimo, indicare, indicare. Giusto. Dimenticare, perfetto. Sbrigare, benissimo. Buscare, buscare è un regionalismo, sì, buscare in romano buscare significa prendere le botte. Sì, è un dialettismo, regionalismo. Ehm, collegare, perfetto. Spiegare, benissimo. Masticare, sì. Ottimo, ve ne stanno venendo in mente tantissimi. Mancare, sì, benissimo. Legare, benissimo. Coniugare, esatto, coniugare un verbo, però scriviamo coniugare con la I semplice. Coniugare. Così, vediamo se posso aggiungere un mio commento. Così, coniugare. Poi abbiamo caricare, perfetto. Staccare, perfetto. Poi pregare, esatto. Promulgare. Questo è un verbo avanzato. Ottimo. Giudicare, sì. Negare, sì. Para no, paragonare no, perché non termina in caregare. Litigare, sì, l'ho scritto sulla presentazione. Poi abbiamo fregare, sì. Collegare, sì. Navigare, perfetto. Asciugare, esatto. E poi traslocare. Benissimo, benissimo. Ne abbiamo un altro. Obbligare. Sì. Perfetto. Benissimo, grazie per tutti questi esempi. Possiamo anche fare una lista di tutti questi verbi. Avete fatto una lista? Avete scritto tutti questi verbi da qualche parte? Allora, come dicevamo anche
le scorse volte. Spesso le eccezioni, in questo caso i verbi irregolari, sono i verbi che usiamo più spesso nella conversazione. Vi ricordate quando abbiamo parlato dei nomi? I nomi che fanno eccezione per il femminile, per il maschile, per il singolare, per il plurale, sono quelli che usiamo più spesso nella conversazione, perché sono nomi che indicano o cose di uso comune, oppure parti del corpo, oppure concetti molto, mhmm, usati, molto, popolari nelle conversazioni quotidiane. E la stessa cosa vale per i verbi irregolari. Quindi i verbi come essere, avere, andare, fare, dire, uscire, stare, eccetera, sono verbi che noi usiamo spessissimo nelle conversazioni, sono verbi irregolari. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la coniugazione è indipendente dalle terminazioni che abbiamo visto qui. Perché infatti se osserviamo questi verbi, ognuno si coniuga in modo diverso. E quindi per ripassare, leggiamo queste coniugazioni insieme. Al presente indicativo. Essere si coniuga così: io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Avere: ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno. Se volete, ripetete ad alta voce queste coniugazioni per fare un ripasso e un esercizio di pronuncia. Andare: io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Fare: faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno. Dire: dico, dici, dice. Diciamo, dite, dicono. Uscire: esco, esci, esce. Usciamo, uscite, escono. Stare: sto, stai, sta. Stiamo, state, stanno. Dare: io do, tu dai, lui, lei dà. Qui dobbiamo ricordare l'accento sulla A. Lui, lei dà. Noi diamo, voi date, loro danno. Venire: vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono. E poi scegliere. Scegliere è un po', non voglio dire difficile, però pone un po' di, problemini nella pronuncia. È un po' uno scioglilingua la coniugazione del verbo scegliere. Io scelgo, tu scegli, lui, lei sceglie, noi scegliamo,
voi scegliete, loro scelgono. Questo lo ripetiamo un'altra volta. Ehm, Ripetete ad alta voce con me. Scelgo, scegli, sceglie, scegliamo, scegliete, scelgono. Particolare è scegliere, sì, perché si invertono le lettere, la G e la L. Inizialmente è LG e poi GL, che quindi GL diventa il suono gl. Va bene? Allora, altri, verbi irregolari sono questi. Ah, ho sbagliato qua, mi sono dimenticata di cambiare. Questi sono verbi irregolari. Allora, facciamo così. Vabbè, questa non la facciamo allora. Via. Volevo fare un'anticipazione per, la lezione 6, perché verbi irregolari sono anche volere, potere, dovere, sapere. Però li vediamo la prossima volta. Uhm, Vi chiedo adesso di scrivere un commento per raccontarmi che cosa fate domani usando il presente che abbiamo visto prima. Quindi l'uso del presente per il futuro. Quindi un uso informale. E infatti la mia domanda è: che cosa fate domani? Quindi potete scrivere la vostra risposta usando il presente. E adesso io leggerò alcune delle vostre risposte. Questo lo possiamo no, lo lasciamo lì dai. Allora, vediamo un po'. Domani faccio le pulizie. Allora, buon lavoro. Vado in montagna. Buona escursione. Domenica o domani esco a mangiare fuori. Okay. Diremmo vado a mangiare fuori. Domani vado a mangiare fuori. Faccio i compiti. Buono studio allora. Domani non esco di casa. Okay, quindi domani resti a casa. Domani andiamo in palestra. Anche Mariana domani va in palestra. Domani vado in palestra. Benissimo. Dopodomani vado a Roma. Sono molto felice. Ottimo. Domani vado al mercato. Bene. Allora, ho notato che anche qui domani, virgola,
domani, virgola, in italiano non mettiamo la virgola dopo l'avverbio di tempo. Domani vado al mercato, perché con la virgola dovrei leggere domani vado al mercato e non funziona molto in italiano. Domani vado al mercato, senza virgola. Domani vado a ballare al carnevale. È vero, c'è il carnevale. Sì, giovedì scorso era giovedì grasso. Anche qui in Italia festeggiamo il carnevale. E si mangiano le frappe. Qui a Roma si chiamano frappe, castagnole, eccetera. I dolci tipici del carnevale, che sono un esempio di la parola è un esempio di geosinonimi, perché ogni regione chiama le frappe in maniera diversa. Adesso vi faccio vedere cosa sono le frappe. Ve le faccio vedere perché magari non tutti le conoscono. Queste. Qui dice chiacchiere, ma chiacchiere è una parola che si usa al nord. A Roma si chiamano frappe e infatti io qua ho scritto frappe nella ricerca. Queste qui, questi dolci qui. Che praticamente è, pasta fritta ricoperta di zucchero. Benissimo. Poi, domani faccio una passeggiata. Benissimo. Domani vado a Londra per incontrare mia sorella. Domani leggo un libro. Facci sapere quale libro. Domani andrò al cinema. Ok, qui hai voluto essere grammaticalmente correttissima. Ottimo. In maniera informale diciamo domani vado al cinema. E che cosa vai a vedere? Che film? Sono curiosa. Domani studio l'italiano. Domani pulisco casa e vado in palestra. Benissimo. Senza virgola. Non è necessaria in italiano. Vado in chiesa di mattina. Di mattina. Domani vado al cinema a vedere che cosa? Domani vado al supermercato. Domani lavoro tutto il giorno e poi quando ritorno a casa bevo una birra. Mi sembra giusto. Guardo una serie TV domani. Quale? Domani vado in chiesa. Domani parto per la città. Quale città? Parti per un viaggio? Oppure fai un giro in città? Domani mi riposo. Oppure domani riposo. Il verbo riposare possiamo coniugarlo normalmente. Io riposo, tu riposi, lui, lei riposa. È gruppo are. Quindi domani riposo. Domani vado a Oslo per incontrare i nipoti. Bene. Domani vado in piscina. Ho voglia di nuotare. Ottimo. Domani vado al museo
Quale museo? Domani gioco a tennis. Ottimo. Domani rimango a casa. Perfetto. Domani vado in bicicletta. Speriamo nel bel tempo. Domani vado in piscina con mio figlio. Mh-mh. Domani faccio una passeggiata se il tempo è buono. Speriamo di sì. Domani faccio sci di fondo. Che bello! Io l'ho fatto un paio di volte quando ero in Norvegia. È molto faticoso, mamma mia. Domani vado alla Santa Messa alle ore 10:30. Domani faccio la spesa e dopo esco per il carnevale. Sono 4 giorni festivi in Brasile. Bene. Ehm, ti indossi un costume carnevalesco? Oppure vai solo a vedere le parate? Sicuramente domani vado a dormire tutto il giorno. Allora, grazie per questo commento perché mi dà l'occasione per parlare di questa struttura. Vado a dormire, in questo caso in italiano non funziona. Domani dormo, senza il verbo andare. Il verbo andare appesantisce troppo la frase. Domani dormo. So che questa costruzione è molto popolare nei video di ricette, ma nella lingua comune non è un uso che facciamo. Domani dormo. Semplice. Mh-mh. Domani mi sdraio sul divano e non faccio niente. Perfetto. Vado in chiesa. La preposizione in. In chiesa. Domani andiamo a teatro. Che bello! A vedere che cosa? Vado al cinema a vedere Cime tempestose. In italiano il titolo è Cime tempestose. Bene, fammi sapere poi che ne pensi. Io l'ho visto giovedì sera. Poi mi dirai che cosa ne pensi, se ti va. Mhmm, domani faccio il bucato. Ottimo, ottimo vocabolario. Il bucato significa lavare i vestiti, fare il bucato. Questa è una parola utile da sapere. Domani devo traslocare in Italia. Mh, beh, in bocca al lupo. Domani leggo un libro italiano. Quale? Mh-mh.
Vediamo un po'. Sto cercando di vedere se ci sono delle frasi con un vocabolario interessante. Allora, dopodomani esco a cenare. Allora, vediamo questa struttura. In italiano è mi serve anche qui un documento, aspettate. Ci sono alcune costruzioni che in italiano non funzionano. Allora, facciamo così. Eccoci. Si vede? Allora, domani vado a cena fuori. È molto più naturale dire: "Domani vado a cena fuori". Qual era l'altro commento che abbiamo detto? Mhmm, Era con il verbo sempre uscire, perché il verbo uscire in italiano si usa da solo. Domani esco. Al massimo possiamo dire con gli amici o con qualcuno. Però oppure quando: "Domani esco, uhm, domani sera esco, domani mattina", eccetera. Domani vado a cena fuori, oppure a pranzo fuori, oppure direttamente: "Domani ceno fuori", oppure pranzo fuori, perché esistono i verbi cenare e pranzare. Quindi queste frasi sono naturali in italiano, sono delle costruzioni che un italiano direbbe spontaneamente. Il verbo uscire è, nella maggior parte dei casi, usato da solo. "Domani esco". Che cosa fai? "Esco". È sottinteso che esco per fare qualcosa. Va bene? Non vado a dormire, ma vado a letto, è vero? Mhmm, Hanno lo stesso significato. Vado a dormire, vado a letto o anche mi metto a letto. Se dico vado a letto o mi metto a letto, probabilmente non mi addormento subito, posso leggere prima di addormentarmi, ma sono corrette queste 2 frasi. Una domanda: ora parlo e sto parlando, vogliono dire la stessa cosa? Vogliono dire la stessa cosa. La differenza è che sto parlando è molto più specifico. È esattamente in questo preciso momento.
Mhmm, qual è preferibile? Dipende da cosa vuoi dire. Ma questa costruzione, stare più gerundio e stare per più infinito, sono gli argomenti del capitolo 12. Quindi parleremo anche di questi elementi. Per il momento tutte e 2 si riferiscono al presente, ma "sto parlando" è più preciso nel momento, quindi in questo preciso istante. Uscire è un verbo intransitivo? Sì. Esco. Posso dire con chi, posso dire quando e basta. Esco con Stefano, con Maria, esco di sera, di pomeriggio, di mattina, alle 7, alle 11. Quindi il verbo uscire è intransitivo. Perché sono complementi indiretti. C'è sempre una preposizione tra il verbo e l'oggetto indiretto. Esco con un'amica, esatto. Esco di casa, è corretto. Sì, esco di casa, perché esci da dove? È sempre luogo, no? Esco da il luogo in cui mi trovo. L'esempio della parola casa è particolare, perché vuole la preposizione di. Uscire di casa. Casa è particolare, per esempio, anche con i pronomi possessivi. Poi parleremo anche di questo. Perché, per esempio, dico casa mia, non dico mia casa. Quindi la parola casa è particolare. Sì, esco di casa, esco di casa. Mh-mh. Si può dire. Gli italiani non usano il gerundio? Sì, sì, lo usiamo. Per esempio, sto parlando. Parlando è gerundio. Sì, 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 si usa il gerundio. Mhmm, l'uso di un oggetto indiretto dopo uscire lo trasforma in verbo indiretto? No. Uscire è
per sua natura un verbo intransitivo e quindi è perché uscire è un verbo intransitivo che poi dobbiamo usare un oggetto indiretto. Quindi la scelta tra un oggetto diretto e un oggetto indiretto dipende sempre dal verbo. È il verbo che noi guardiamo per decidere se usare, per esempio, un pronome diretto o indiretto. Quindi è al contrario. È il verbo che determina se l'oggetto deve essere diretto o indiretto. Uscire è un verbo intransitivo, quindi vuole poi, oggetto indiretto. Quindi possiamo chiedere: uscire con chi? Quando? Ma non possiamo dire: uscire chi? Uscire cosa? Non funziona in italiano. Finiamo con un commento un po' dolce amaro. Lunedì vado dal dentista. Quindi questo è un esempio di presente usato per il futuro. Capiamo che è futuro perché c'è lunedì, quindi ci fa capire che stiamo parlando del futuro. Perfetto. Allora, oggi abbiamo ripassato il presente indicativo, i vari usi, le coniugazioni regolari e alcuni verbi irregolari, che sono poi quelli più comuni. Ehm La prossima volta parliamo dei verbi modali, quindi volere, potere, dovere e sapere, che sono verbi irregolari. Quindi per la prossima volta ripassiamo la coniugazione al presente dei verbi modali, okay? Fatemi sapere che cosa possiamo fare per Sanremo, se vi interessa Sanremo, non so se vi interessa. Ad alcuni sì, ad alcuni no. Uhm, ci devo pensare. Allora, puoi consigliarci un libro che non sia molto difficile, ma che sia per adulti e non per bambini? Uhm, sì. Allora mi viene in il primo che mi viene in mente è, un romanzo di Michele Serra, lo scrivo qui, che si intitola Osso. È un romanzo breve, non è difficile, però è molto carino. Ne ho parlato in un vlog qualche tempo fa. Uhm,
secondo me è un libro carino da leggere. So quando faccio un errore con un verbo irregolare perché la mia cugina italiana mi guarda in modo strano. Sì, diciamo che, ehm, sì, vabbè, ci sta dai, non è troppo un problema. Sbagliando si impara, come si dice. Sbagliando si impara. Gerundio, sbagliando. Quindi lo usiamo in italiano, il gerundio è molto presente in italiano. Uhm, per Sanremo possiamo forse scomporre una canzone. Che cosa intendi per scomporre? Forse analizzare? Sì, sicuramente possiamo fare qualcosa del genere. Sì, perché no? Il Colibrì di Sandro Veronesi è un libro. Non è molto facile. Più che altro è un bel mattone, molto lungo. Non è facile secondo me. Quindi il consiglio era per un libro abbastanza semplice. Però certo se volete leggere qualcosa di più complicato, perché no? Un altro consiglio è Il treno dei bambini, sì, di Viola Ardone, se non sbaglio. Lo consigliano in tanti, io ancora non l'ho letto. Lo vorrei leggere e se lo trovo usato lo comprerò volentieri. Mhmm, tu Cristine l'hai letto? Ti è piaciuto? Sì, esatto, è il libro che parla del cane. Quindi l'hai già letto, perfetto. In altre parole di Giunpa Lairi, il primo che ho letto. Indicazione di Lucrezia, sì, è vero. L'avevo consigliato tempo fa perché secondo me è un buon modo per iniziare a leggere qualcosa in italiano e la cosa interessante è che lei parla di come ha imparato l'italiano, quindi c'è un elemento che potrebbe unire l'autrice e chi legge nel vostro caso. Uhm, Mia madre è un fiume di Donatella Di Pietrantonio. Sì, è un suo romanzo. Ce l'ho, ma non l'ho ancora letto. Tu l'hai letto? Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Gotto. Okay, questo è un consiglio. Grazie. Conosco quest'autore, ma non ho mai letto niente di suo. Vedo che ci sono altri consigli, per esempio Borgo Sud, che è sempre di, Donatella Di Pietrantonio, poi Una volta qui era tutta campagna di Fabio Fabio? Fabio? Fabio Fazio, okay, di Fabio Fazio. Poi Un posto nel mondo di Fabio Volo. No, non ho mai letto libri suoi. C'erano altri sì, L'età fragile, sempre di Donatella Di Pietrantonio.
L'ho letto, molto bello. Ho comprato il libro Io e te, ma devo cominciare a leggerlo. Io e te è un altro consiglio che do spesso perché è un romanzo breve, è di Niccolò Ammaniti. Magari lo scrivo qua. Non mi ricordo mai se è con 2 O o una sola. Mi sbaglio sempre. A me è piaciuto molto, quindi lo consiglio sempre. Le 8 montagne, sì, di, Cognetti, se non sbaglio. È sulla mia lista di libri da prendere. Uhm, lo leggerò. Molti libri, eh sì, titoli interessantissimi. C'è l'imbarazzo della scelta, sì, infatti. Non si sa ce ne sono troppi, troppi libri. Allora, la lezione di oggi è finita? Sì, direi di sì. Adesso ci stiamo perdendo in chiacchiere, un pochino. Ci stiamo perdendo in chiacchiere, così, per passare il tempo, ma la lezione grammaticale è finita, sì. Io vi ringrazio per esservi collegati e come sempre vi do appuntamento a ai video della prossima settimana, ehm, e insomma all'appuntamento di sabato prossimo per la lezione 6 sui verbi modali. E vi ricordo anche che è uscito l'episodio 3 della serie "Come nasce l'italiano", lo trovate sul canale e niente, non mi resta che augurarvi una buona serata, un buon proseguimento e una serenissima domenica. Grazie e alla prossima. Ciao.